Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio parlarti di questo microfono che vedi qui davanti a me. È il Rode VideoMic Pro. Un microfono molto bello, soprattutto per fare video, ma non solo. Scopriamolo insieme. Oggi parliamo del Rode VideoMic Pro. Non è il modello Plus, ma è il modello Pro, ok? Quello precedente, quello un po' più economico, ma comunque ti assicuro che è un microfono di tutto rispetto. Allora, questo microfono è un microfono a fucile che è stato progettato per essere utilizzato con videocamere o registratori audio portatili. Infatti, come vedi, ha un cavo qui da 3.5, un jack da 3.5 che può essere utilizzato soprattutto con le videocamere o anche con i registratori portatili. Togliendo la spugna in maniera molto facile abbiamo, ecco perché è a fucile, abbiamo in fondo, non so se la riesci a vedere, ma abbiamo una capsula. Questa capsula è una capsula a condensatore che ha un audio di qualità broadcast, ok? Quindi è di tutto rispetto. Proviamo a rimettere di nuovo la spugna che è molto resistente, molto doppia, come vedi qui è vuoto, e aiuta, diciamo, il microfono a non prendere rumori quali ad esempio il vento o altre cose del genere. Quindi abbiamo detto che il diagramma è polare supercardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che garantisce che i suoni circostanti vengano minimizzati e che la tua registrazione si focalizzi sul soggetto che sta appunto di fronte alla camera. Un'altra cosa che voglio farti vedere è questo sistema di sospensione. Non so se riesci a vedere questo. Ok. Questo sistema di sospensione fa sì che il microfono venga isolato da fattori fisici esterni che possono trasferire per esempio rimbombo o vibrazioni indesiderate. Quindi questo è veramente fatto molto bene. È davvero un ottimo sistema, penso che sia uno dei migliori in circolazione. Ok, ancora. Il microfono ha una risposta in frequenza originale che va da 40 Hz a 20 kHz e ha, come puoi vedere qui, un filtro passa alto a 80 Hz che permette di non registrare i rumori a bassa frequenza come, non lo so, ad esempio condizionatori, traffico. Quindi per attivare il filtro a 80 Hz ti basta andare qui e appunto su questo simbolino che è quello che trovi un po' su tutto, eccolo, ora si vede meglio, quello che trovi su tutti i microfoni, quindi è questo. In questa posizione è acceso e così è spento, quindi puoi accenderlo senza aggiungere il filtro passa alto a 80 Hz oppure puoi ovviamente aggiungere il filtro. Io sinceramente non lo utilizzo, dopo te lo farò sentire perché secondo me taglia un po' troppo, almeno sulla mia voce non mi piace il risultato. Qui sotto abbiamo un'altra cosa molto interessante perché c'è una amplificazione, quindi possiamo mettere a 0 dB, meno 10 dB o più 20 dB. Allora, dal mio punto di vista è veramente una figata pazzesca questa. Il più 20, quello che utilizzo io, è meraviglioso perché ti permette di avere un'amplificazione di livello appunto a 20 dB che è pensata per l'utilizzo delle videocamere perché ti permette di abbassare il livello di preamplificazione della videocamera. In questo modo che cosa succede? Succede che riduci efficacemente il rumore che è generato dai circuiti delle videocamere che in genere sono di bassissima qualità. Ok, quindi ti suggerisco più che altro di assolutamente di utilizzare questo microfono con questo settaggio, cioè più 20 dB. Poi decidi tu se accenderlo e tenerlo così oppure utilizzare il filtro passa alto a 80 Hz. Io non lo utilizzo. Diciamo che questa è l'impostazione che utilizzo io. Ok, non in questo momento perché ovviamente ho il microfono qui, quindi non sto parlando nel microfono. Però quando faccio i video e registro, questa è l'impostazione che utilizzo normalmente. Ok. Allora, un'altra cosa che voglio farti vedere è questa. Il microfono ha un aggancio shoe mount, ok? Che può essere adattato a qualsiasi videocamera, ok? Quindi puoi tranquillamente agganciarlo su una qualsiasi videocamera. Benissimo. Nonostante questo, ha anche qui sotto un gancio che può essere utilizzato, c'è una filettatura da 3,8 che però io ho aggiunto una
un riduttore a 1,4 in modo da poterlo attaccare sull'asta che utilizzo di solito. Però insomma puoi tranquillamente scegliere se utilizzare la filettatura da 3,8 o da 1,4 in modo tale da poterlo adattare in base all'asta che hai. Ok, quindi finora tutte cose super 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 positive. Altra cosa che devo dirti positiva è la batteria. Fondamentalmente utilizzerai una batteria di questo tipo qui, ok, da 9 volt, una batteria normalissima. Io ho comprato queste su Amazon e durano, te la dimentichi fondamentalmente. Quindi la batteria dura una vita. Parliamo dei contro. Finora ti ho raccontato tutte cose meravigliose che fanno sì che questo microfono possa essere assolutamente la tua prossima scelta per far video. Però non ci sono solo pro, ci sono dei piccolissimi contro. Allora, il primo contro è questo. Spessissimo te lo dimentichi acceso o te lo dimentichi spento. Non sai quante volte mi è capitato di far video e non aver acceso il microfono, oppure finire di registrare un video e lasciare il microfono acceso. Per fortuna la batteria, come dicevo prima, dura una vita, quindi non c'è nessun problema, però non c'è nessun sistema che spegne il microfono dopo un inutilizzo, non so, di un tot tempo. O, in questo caso nessuno può avvisarti e dire: guarda Ale, non hai acceso il microfono. Sarebbe comodissimo, però. Questa è la prima cosa negativa, quindi non c'è uno spegnimento automatico e devi soprattutto ricordarti di accenderlo. Ma la cosa più negativa in assoluto è che la batteria, tu dirai: ma dove sta sta batteria? Sta qui sotto. Quindi per aprire la batteria, ora ti faccio vedere, è molto 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 scomodo, perché devi aprirla facendo una fatica pazzesca. Ok, questo è il modo per aprire la batteria. Io ci ho messo probabilmente un po' più di tempo. Qui c'è la batteria che, come puoi vedere, va inserita. C'è scritto appunto qui come deve essere inserita, quindi va inserita in questo modo. E chiudere lo sportellino è un'impresa titanica. Se aprirlo è stato complicato, chiuderlo ce l'ho fatta velocemente, stranissimo. Allora, lo sportellino è qui sotto, quindi fondamentalmente quando c'è la spugna sopra diventa quasi inaccessibile, quindi ti consiglio di togliere la spugna per cambiare la batteria. Questa, diciamo, è la grossa pecca, cioè il vano, lo scomparto batteria è davvero messo in un posto abbastanza complesso, anche perché nel momento in cui questo è montato sulla videocamera, accedere qui, considera che qui inizia la videocamera, accedere qui è davvero molto complicato. Però insomma, se sei una persona molto precisa e ti ricordi di accendere e spegnere il microfono, visto che la batteria la cambierai una volta ogni 4-5 mesi, non so quanto, ma dura veramente in una maniera pazzesca, nelle specifiche c'è scritto che la batteria ti permette di fare oltre 70 ore di registrazione. Ok? Quindi 70 ore di registrazione io ancora non le ho fatte, per cui la batteria è ancora lì. Quindi diciamo la questione dell'ingresso difficoltoso della batteria, tutto sommato, non è un grosso problema. Ultima cosa che voglio dirti è che questo microfono, come tutti gli altri microfoni, quasi tutti gli altri microfoni della Rode, è coperto da una garanzia di 10 anni. Io credo che sia la migliore garanzia nel mercato dei microfoni. 10 anni è veramente tanta roba. Bene, in questo momento l'audio che stai sentendo proviene appunto dal Rode VideoMic Pro e credo che tutto sommato sia un audio abbastanza buono. Quello che ti ho detto prima è che utilizzo l'amplificazione di 20 decibel del segnale, quindi non utilizzo il volume a 0 ma a più 20. Perché? Perché secondo me il suono è migliore e soprattutto ho il volume della videocamera settato veramente bassissimo. Questo mi permette di avere molti meno frusci, molto meno rumore di fondo. Quindi ti consiglio assolutamente di fare questa cosa se utilizzi questo microfono con la videocamera. Se lo utilizzi con un registratore digitale, allora il discorso è diverso, puoi anche settarlo a 0 e alzare il volume del registratore. Insomma, non avresti un suono pulito comunque. Ok, questo quindi è il suono del Rode VideoMic Pro e come ti dicevo prima è un microfono secondo me fondamentale per far video. Ci sono tantissimi, se tu vai sul sito della Rode ci sono tantissimi microfoni della Rode, ma credo che questo abbia un rapporto qualità-prezzo assolutamente imbattibile. È il primo microfono che ho comprato
per far video, e l'ho scelto dopo aver controllato e ricontrollato ancora tutti i microfoni, tutti i test dei microfoni. Alla fine ho scelto questo perché dai dati a mia disposizione ho pensato che questo fosse il miglior microfono, e ti devo dire la verità, sono assolutamente contento. Adesso provo a farti vedere come ho settato il microfono e la videocamera. Perdona il disordine sulla mia scrivania, ma è un po' un casino. Lo farò con il mio telefono, quindi adesso sto registrando la videocamera ovviamente sul cavalletto, e questo è il microfono che, come vedi, io ho attaccato con una prolunga sempre della Rode, ho attaccato a un'asta, ok? Un'asta microfonica, quindi un'asta microfonica attaccata al microfono, in modo che io questo possa muoverlo in qualunque modo. Come vedi, questa è la distanza rispetto a dove sono io, quindi un po' distante, sarà 1 metro più o meno, un po' meno, e il suono è assolutamente decente, come puoi vedere. Ok, quindi fermo la registrazione sul telefono. Ok, bene, credo che ti ho raccontato questo microfono. Poi ovviamente io preferisco fartelo ascoltare, in modo tale che sia tu a decidere se è il microfono migliore o meno, perché sai, è facile dire il miglior microfono per fare video. Dipende sempre dal tipo di voce che abbiamo, dal tipo di ambiente nel quale registriamo, quindi fai tu le tue valutazioni. Hai ascoltato questo microfono e credo che possa essere una scelta molto interessante, soprattutto in quella fascia di prezzo. Poi, ovvio, se hai un budget molto maggiore, sicuramente ci sono microfoni che suonano ancora meglio. Però, insomma, in questa fascia, che secondo me è una giusta fascia, credo che sia veramente uno dei principali microfoni. Ok, vediamo alla prova questo microfono. Adesso, come vedi, la distanza tra la mia bocca e il microfono è di circa una mano, ok? Quindi più o meno la distanza raccomandata. E senti la mia voce. Il microfono è settato a più 20 dB e senza filtro, a 80 Hz. Ok, proviamo, voglio farti sentire la differenza. Aggiungiamo il filtro adesso. Ok, stessa distanza di prima, ho aggiunto il filtro. Senti come taglia? Nel mio caso specifico non mi piace l'effetto che fa sulla mia voce, però magari sulla tua è diverso, quindi ti consiglio, prima di decidere se utilizzare o meno questo filtro, fai una prova. Tanto una volta che hai comprato il microfono, insomma, fare questa prova è gratuita. Proviamo invece a mettere il volume a 0, quindi non a più 20 dB ma a 0. In questo caso tolgo il filtro. Così è il volume a 0, quindi senti una bella differenza. Io non sto toccando, in post-produzione non sto ritoccando l'audio, quindi te lo faccio sentire così come viene, quindi noterai ovviamente un notevole abbassamento di volume. Proviamo a settare meno 10. Immagino che tu adesso non stia sentendo niente, quindi io sto parlando ma tu non stai sentendo nulla, o comunque stai sentendo pochissimo. Diciamo che sicuramente per la voce, per riprendere la voce, insomma, il settaggio migliore è quello che ti avevo fatto vedere, a più 20 dB. Proviamo a tornare a più 20 dB. Benissimo, adesso voglio fare ancora un altro test. Voglio spostarmi sia sulla destra che sulla sinistra per farti vedere come cambia il modo in cui questo microfono cattura la voce. Ok? Provo a spostarmi da questo lato. Ok? Sono ancora nell'inquadratura della videocamera, ma sono laterale. Più o meno sempre una mano, quindi mi sono spostato di una mano da questo lato e senti come cambia la differenza. Adesso sono di lato al microfono, sempre stessa distanza, e senti una bella differenza. Ok? Quindi, come vedi, questo microfono, provo a stare sempre alla stessa distanza in modo da mantenere più o meno lo stesso suono, questo microfono funziona in questo modo, quindi ha un ottimo rigetto delle frequenze dei suoni che arrivano di lato. Lui prende soltanto quello che arriva davanti. Quindi credo che questo microfono all'interno di uno studio che non è insonorizzato, di una stanza, sia veramente ottimo proprio per le sue caratteristiche tecniche.
Bene, spero che questo video sia stato interessante per te, per aiutarti magari a valutare questo microfono per i tuoi video, oppure da utilizzare in accoppiata con un registratore digitale portatile, o perché no, anche per farci dei podcast, perché come hai visto questo microfono suona davvero bene. Per cui, visto che io in questo video non ho aggiunto né equalizzatore né compressore, nulla sulla mia voce, ma è la voce pulita, così come viene fuori da questo microfono, capirai bene che sicuramente può essere un microfono che puoi valutare anche per fare podcast. Bene, io tra l'altro questa nuova posizione mi piace molto, questa posizione con il fono assorbente dietro, il microfono qui, mi sento molto più libero, più a mio agio. Chissà, magari i prossimi video saranno così. Benissimo, per adesso è tutto, io ti ringrazio per aver visto questo video, ti do appuntamento alla prossima settimana, ma prima di farlo, come mia consuetudine, ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina, in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, ciao!